Ci siamo per una nuova puntata di Predator Zone. Stefano, Sandro mi accompagneranno oggi in una battuta di pesca a catturare un pesce che a volte mi fa diventare matto. L'abbiamo fatto tanti video ma eravamo in Tirreno, abbiamo cambiato costa, siamo nel mare Adriatico. Oggi andremo a caccia di un pesce funambolico perché quando caccia parte salta fuori dall'acqua tutto. Andiamo a caccia di serra. Sandro sarà il nostro driver che conosce tutta la costa, ci accompagna a questa bellissima barca e direi che prepariamo le canne e si parte. Una versione più, chiamiamola light, Storm Rider, canna a 2 pezzi, una famiglia di canne destinate alla pesca in mare, quindi ho preso una 8 piedi con una 2,40 m H con un casting potente, soprattutto è forte dietro perché questo pesce può mangiare anche lungo, bisogna afferrarlo almeno 1-2 volte. Allora, abbiamo 10 giorni di tempo bello, oggi usciamo noi, naturalmente c'è un po' di qualcosa che non si capisce, un po' di vento, un po' di nuvole che girano, ho lasciato la cerata in furgone, quindi vuol dire che tutti mi hanno detto non piove, pioverà sicuramente, vediamo. Usciamo, c'è un po' di vento può anche aiutarci se è un po' di vento, se invece c'è molto vento cercheremo un punto ridossato dove ripararci un attimo e pescare. Siamo tarda pomeriggio, quindi andiamo a fare quello che viene chiamato in Toscana cala sole, quindi andremo a pescare all'imbrunire dove questi predatori si attivano soprattutto dopo una giornata di sole come oggi, e quindi abbiamo 2 o 3 punti che avevano già fatto bene i giorni precedenti, vediamo se li troviamo anche noi. Allora, stiamo uscendo dal porto, mi ha detto che è Porto Garibaldi, quindi direzione? Direzione, usciamo dal porto, immediatamente fuori dal porto sulla sinistra c'è una zona dove generalmente in questi giorni ci dovrebbe essere buona probabilità di pesca. Quindi sicuramente ci sarà del foraggio, loro a sua volta foraggio, cefali e quant'altro, quindi loro certo, lì sono in grazia di Dio. Bene, andiamo a vedere, le canne sono pronte, quindi andiamo a vedere se collaborano. Noi siamo prontissimi. Benissimo. Allora, sfrutto un po' le esperienze che coltivo durante il periodo estivo quando vengo in vacanza alla costa adriatica e comincio a preparare alcuni degli artificiali che usiamo oggi. Corsaro, classico popper, 140, quindi 14 cm, colorazione rosa, li fa arrabbiare veramente. Sempre Corsaro, colorazione mackerel, uno dei preferiti in questa coste. Imita uno sgombro, è un colore che quando sono un po', chiamiamoli sciocchi, quindi non ho voglia di attaccare l'esca, questo fa la differenza. Needle. Ocean Razzo, imita una piccola aguglia in superficie, Salt Ride, un mino piccolo ma molto pesante, ci permette di fare dei lanci molto lunghi, quindi tagliare tanta acqua e lavora sotto il pelo dell'acqua grazie a questa paletta sciallo. Allora, siamo direi arrivati, Arrivati, siamo usciti dal porto, il mare è discreto. Ok. Però direi tutto ok. Ora dobbiamo solo trovarli. Adesso è giunto il loro momento. Il loro momento, ok. Marco, ci sono, sembrano alletterati, probabilmente sono serra. Bene, cerchiamo di farli venire a galla. Una delle cose emozionanti è vedere questo popper che schizza nell'acqua. Siamo un po' ridossati dal molo, quindi questo ci permette di pescare un po' meglio perché naturalmente le onde sono più basse. E abbiamo dei pesci segnati nel cascandaglio, tutti questi predatori hanno delle finestre di attività, quindi molte volte, soprattutto ricordo anche nei video precedenti che abbiamo fatto, mangiano, si fermano, tendono a impallarsi, si fermano o in superficie o sotto, tendono a digerire il pesce e poi dopo un po' ripartono, quindi aspettiamo quel momento che ripartono. Ora ho cambiato un'esca, ho messo un'esca da galla a VTD.
Quella lì è foraggio che sta scappando in questo momento. Si vede che è inseguito dal predatore. Dai, che ci sono dei gabbiani che si tuffano. Vuol dire che c'è qualcuno che sottospinge. Si usano canne o due pezzi o monopezzo offset. L'importante è che abbiano dei casting medio-alti, quindi canne che vanno dai 25, 30, 40, 50, 60 grammi di casting per quello che è la pesca al serra, e mi fermerei qua. Artificiali abbastanza pesanti, se cacciano a galla artificiali in superficie, se cacciano sul fondo meno pesanti per poter fare dei lanci lunghi. Possibilmente canci lunghi splittati per fare questi lanci lunghi a due mani. Mulinelli taglia mediamente dai 4 ai 6.000, montate con una treccia con PE 1,5-2 e un finale for carbon. Noi stiamo utilizzando oggi FC403 50 di diametro. Un moschettone, uno snap, quindi che ci permette solo comodità di cambiare l'artificiale velocemente, abbastanza ampio in modo che permette all'artificiale di essere libero nel nuoto. Abbiamo un mino piccolo pesante, ci permette di lanciare lunghi, due tipologie di recuperi. Ne vediamo uno alla paletta e quindi operiamo continuo con delle piccole gercate ampie. Oppure possiamo recuperare in continua, essendo un mino, lui ha il suo nuoto, il suo rolling naturale in acqua, che porta a questo predatore ad attaccare la nostra esca. Situazione Serra 1, gruppo assaltatori 0. Assaltatori. 0 attività, 0 pesce. Cos'è successo, Stefano? Ne ho appena perso uno. Finalmente dopo tanti lanci abbiamo visto una cacciata. Ah, buono, dai, insistiamo. Grande Turoni Superstar. Ci siamo. Primo pesce della serata. Piano che si slama, piano, guarda che bel serra. È anche una taglia bellissima, Stefano? Sì, piano, bello. piano, guarda che bel serra, bello. Bello, ho preso popper, guarda, bello. Bellissimo. Wow! Turoni Superstar. Turone c'è! Ce l'abbiamo fatta. Pesce bellissimo, ora lo rimettiamo in acqua, Stefano, Certo. perché grazie che ci ha fatto divertire e Speriamo di prendere un altro, certo. Perché di venire a fare questo video qui? Perché naturalmente dopo siamo sempre in contatto con Stefano, telefonicamente c'erano serate con tante catture. La fortuna naturalmente non ci ha aiutato e quando è cambiata una perturbazione questo weekend e quindi niente, siamo venuti giù, facciamo quello che possiamo fare, quindi ci sta facendo impazzire, qualcosa si è mosso, adesso magari ci vuole poco in questi predatori, quando si attivano è capace che in 10 minuti, un quarto d'ora fa 5-6 pesci uno dietro l'altro, anche perché sono pesci che vivono in branco, cacciano in branco. Marco, intanto che stai parlando adesso, te ne ha saltato uno davanti, è appena uscito, quindi secondo me abbiamo un piccolo branco nelle vicinanze qua sotto la barca. Tra l'altro è tutt'oggi che segnano pesci, quindi devono comunque alzarsi. i consigli di Sandro. Eccolo! Guarda, ha mangiato sotto la barca, bello! Vieni Marco, il guadino, il piacere. Arrivo, c'ho il popper fuori. Ci sei Marco? Bello! Guarda Arrivo, che bello arrivo. che è, guarda, sempre con il popper bianco, come prima. Ci sei? Arrivo. Vieni? Sì.
Poi solo guardino. Oh! Ah, che bello quando saltano fuori dall'acqua. Questo qui è proprio... Questo qui è scatenato. È agitato. Si è svegliato adesso. No, l'abbiamo preso vicino alla barca, quindi... Guardate la Storm Rider come si comporta, che curva. E poi è VTD. Questo è veramente agitato come serra. Bello, vedi. Però bello. Guarda ancora. Adesso. Ecco, adesso sembra... Si inizia un po' a stancare. Un po' d'aria e ci siamo, il secondo guadino. E scappo a prendere uno subito. Vai Marco, vai che abbiamo il branco. Il secondo serra della serata. Adesso lo rimogliamo. Guardate il bel branco di fenicotteri che probabilmente vanno a dormire, hanno qualche ansia a dormire, però adesso sono concentrato su questi serra che sembrano essersi attivati. Questa canna è spettacolare, è una novità. Oh, che ho sbagliato! Pesce! Sempre popper bianco, Marco? Sì, l'ho messo però quello con il gloving. La canna è una delle novità di Raptor per questa tipologia di canna. Canna monopezzo offset, 3 casting 40, 60, 70 grammi, calcio lungo proprio per fare questi lanci a 2 mani, montata con Elli Fuji Alcolite, quindi nessun problema con la salsedine, calcio in EVA che ti permette di avere sempre una presa con la canna anche con le mani bagnate, quindi una canna per questa tipologia di pesca al top. Sì, ma sono qui in giro, che girano. Vado piano vicino alla barca perché comunque loro si avvicinano e a volte fermi il popper e loro attaccano. Intanto che faccio... pesce! Wow! Con il popper praticamente io do una piccola gercata per fare spruzzare l'acqua per sembrare un cefalo che esce fuori dalla superficie. Ci sono. Ci sono? Marco, io direi di avvicinarci al porto, cosa dici? Va bene. 2 mangiate, persi tutte e 2. Quello di Stefano lo assorbono, il mio lo beccano. Ho messo una colorazione sempre del Corsaro 140 per questa tipologia di pesca, quindi ha questa fasciatura che vedete gloving, quindi è adatta per queste situazioni di luce, quindi quando sta calando la luce al tramonto oppure da utilizzare all'alba molto presto. Quindi tutte e 2 ho avuto le cacciate su questo. E 3 persi, questo ho mangiato sotto la barca, l'ho visto arrivare, attaccato il popper, si è stato attaccato un secondo. Forse siamo a 600 lanci. Naturalmente il bello è con canne così potenti, munnello così potente, si lavora molto con gli attrezzi. Altra cosa che stiamo utilizzando molto bella è il nuovo Xenos, munnello dedicato a questa tipologia di pesca saltwater senza anteritorno, 5-2 rapporto di recupero, manovella da combattimento. Per il serra utilizzo la versione 4000 che è sicuramente la più adatta. Senza dimenticare 13 kg di max drag. Mamma mia! Ah! Cambiato la canna, sia Storm, che veramente la sta mettendo a dura prova con questo serra che sembra veramente bello. Andato. No, c'è ancora. Mi è venuto incontro. Si è visto quando si è visto la boccata, è un serra. È un serra molto cattivo. Sì. Molto cattivo. Non le dà di venire? Beh, diciamo che dai la serata è cambiata. Non le dà di venire. È lontano. Su questa canna abbiamo il Crius nuovo saltwater. È ancora molto lontano e sta prendendo ancora dell'acqua, non le ha a venire. Guardate dov'è, è là. Guardalo. Sì. Non lo forzo più di tanto perché non vorrei continuare ad andare. Sì, ma secondo me è da fuori. Dici che sia da fuori? Vedi come viene sul piatto? Praticamente Vedi come viene sul piatto? Sì.
non riusciamo a fargli venire la bocca fuori, vedi? Sì. Quindi bisogna proprio E solo... magari con l'attacco sei arrivato Sì, sì, sì. in velocità Si è vicino al piantato una popper. fetta. È sicuramente fuori. E riparte ancora. Sembra instancabile. Bello, 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 bello. Io mi preparo correttino, Marco. Sì, sì, sì. Tu stai fermo e te lo porto dentro io. Sente il guadino e riparte. Ha ancora forza. Siamo, Marco. Ecco Wow. qua. E con Serra. questo direi che possiamo chiudere la serata Bellissima cattura. dura di Serra. Cioè, Comunque, è un bel pesce, è un bel esemplare, Comunque è un bel pesce. Comunque come sia è una bella taglia. E con questo pesce chiudiamo questa dura puntata di Serra che hanno collaborato in parte. Ringrazio i miei compagni Stefano e Sandro per questa bellissima avventura e questi bellissimi pesci funambolici con dei salti che ci hanno fatto faticare, perché vi dico che siamo veramente a pezzi. E ci hanno fatto divertire. Sì, e divertire. Molto. Aspetta, faccio l'ultimo lancio. Sì, anch'io. Dai, l'ultimo lancio prima di andare a casa ci sta. Alla fine li hai presi più spostati dal porto che davanti al porto, Sì, alla sì. fine. Davanti al porto non hai visto niente, a parte quello là, il primo. Ma l'hai preso davvero? Sì, sì. Ecco l'ultimo pesce. Vieni correttino? Ma che taglia anche questo qua, bellissimo. Sì, bello anche questo. Ecco, qui c'è Ragazzi, succede. Però ci ha fatto divertire anche No, questo. no, sembra di essere in Vietnam.